tutti ragazzi e prima di tutto grazie per tutti i commenti e tutto quello che avete scritto riguardo al video precedente, tutti i consigli che mi avete dato, perché erano fondamentali per capire che strada prendere e aggiustare un po' il tiro di questi approfondimenti che riguardano l'aspetto più musicale e meno strumentale della nostra passione, insomma. Prima di tutto il ringraziamento è dovuto perché in questo modo io posso rivedere un po' la modalità e perché chiaramente c'era molta carne al fuoco in quel video, c'erano un sacco di cose, un sacco di idee, di riferimenti anche, di termini, un sacco di cose che vanno approfondite, giustamente, come alcuni di voi mi hanno fatto notare. Io adesso cercherò di fare qualcosa che abbia una crescita e che affronti gli argomenti volta per volta, approfondendoli uno per uno, così ha senso fare queste cose. Quello lì era un tentativo un po' per capire anche se foste interessati, ecco. A quanto pare l'interesse c'è, quindi volevo continuare, e soprattutto quello che vi porterò è la traduzione di un mio modo, no? La traduzione che ho fatto io di alcune nozioni e alcune possibilità armoniche, melodiche, di improvvisazione che io negli anni ho sviluppato a modo mio, e quindi non c'è niente di ufficiale, non c'è niente di così diciamo ortodosso. Quello che dove volevo arrivare? Volevo arrivare a un percorso, chiamiamolo così. Allora, partiamo da questo presupposto. Da ragazzo io avevo così degli amici con cui suonavo. Eravamo veramente ragazzini, veramente piccolini. E in particolare Fabrizio, che saluto, e Stefano, che saluto tantissimo, i miei fratelli, ci parlavamo, discutevamo, argomentavamo la questione dell'improvvisazione ascoltando dischi che fortunatamente avevamo l'occasione di ascoltare. Io fin dall'inizio ho avuto, un po' perché ero ansioso e un po' perché mi piaceva così, sentivo l'esigenza di fare così, ho subito cercato delle vie che mi permettessero di sviluppare un linguaggio che fosse un po' mio, no? Che arrivasse dal mio modo di fare, di essere. Fin da quando nasciamo battiamo le mani, il ritmo e diciamo delle cose, cerchiamo di dire delle cose, prima urlando e poi mettendo assieme delle informazioni che arrivano, e piano piano facciamo dei discorsi nostri, con la nostra voce, con la nostra pronuncia, con il nostro modo di parlare. Tutta questa è personalità e parte tutto da lì. Quando parliamo con le persone noi già sviluppiamo un nostro modo di improvvisare, un nostro metodo di improvvisazione. Quando discutiamo di un argomento improvvisiamo, e mentre lo facciamo a modo nostro. Se riusciamo a prendere quella parte di noi e portarla sullo strumento, abbiamo già fatto gran parte del lavoro. Quando si è ragazzi il rischio è quello di immagazzinare delle frasi e poi di riproporle. Sentivo l'esigenza di fare qualcosa che mi permettesse, anche magari non essendo poi così efficace, di fare una cosa che fosse che partisse esclusivamente da me, da una mia idea. Ora, era un discorso un po' velleitario, no? Però mi ha portato poi negli anni a cercare di fare questa cosa. Ora, cercare di farla, attenzione, perché cioè, poi è chiaro che tra il dire e il fare si sa che c'è di mezzo il mare, nel senso che io poi molto spesso vado a rifugiarmi in alcune cose che conosco, ma nella maggior parte dei casi quelle cose che conosco sono cose che ho sviluppato in questo modo. Poi il fatto di rifarle non è giusto, perché bisognerebbe costantemente riuscire a creare sul momento, ma ogni tanto uno ha le sue cose e cerca di metterle dentro quello che fa. L'importante è che siano proprie, siano nostre e siano sviluppate attraverso il nostro linguaggio, collegando molto spesso, anche mentre si suona, proprio la nostra pronuncia alle note e il nostro tempo alle note. Quindi io stavo suonando in Si bemolle maggiore, scala di Si bemolle maggiore, non ho suonato niente al di fuori di questa scala. Ora, al di là della pronuncia ritmica e della pronuncia del nostro modo di parlare, che come dicevo è diverso per tutti, perché il mio modo di dire "oh, ascolta" è diverso da quello di un altro, se andiamo ad analizzare questa scala e proviamo a cantare delle note di questa scala, ci rendiamo conto che molte di quelle facili da fare per gli ascolti che abbiamo e per il background che andiamo sono quelle che compongono la pentatonica maggiore.
Queste note contengono l'arpeggio dell'accordo maggiore costruito sul primo grado, e quindi la tonica, e poi due, la nona e la sesta, cioè la seconda nota della scala e la sesta nota della scala, che tendono alla terza e alla quinta dell'accordo in modo molto morbido. Le altre due note che compongono questa scala e che la fanno diventare di 7 note sono il mi bemolle e la bemolle, che sono invece tensioni più forti, perché tendono in modo più robusto ad arrivare sul centro tonale, ad accontentare il centro tonale. Ora, la pentatonica è una cosa che ha una storia tutta sua, nel senso che sembra una cosa ancestrale, la troviamo in tutto il mondo, in tutte le culture, non si sa, forse perché accontenta appunto il nostro sentire, oppure non lo so, ci sono teorie di tutti i tipi, i popoli che si spostavano, le culture che si incontravano, gli alieni, le stelle, non si sa, però in realtà io credo si sia sviluppata così. Poi quello che ci arriva, almeno nella nostra generazione, questa cosa qui arriva nel blues e in quelle cose lì. Quindi è molto facile per noi, diciamo, poi noi siamo italiani, quindi europei, quindi abbiamo tutta la parte che riguarda invece poi l'aspetto classico, e quindi anche le altre due note in realtà la melodia ce l'abbiamo nella testa, no? Quindi possiamo cominciare a lavorare con tutto questo materiale inventando mentre suoniamo. E quindi vabbè, adesso io cambio un attimo, magari registro mettendo una cosa in 4 che non sia swing. Esatto. Questa cosa che faccio con la sinistra, di tenere fisso per ogni quarto il si bemolle, cioè la tonica, faccio perché in realtà questa cosa aiuta anche, già che stiamo studiando, anche a sviluppare un po' di indipendenza. È una cosa semplice, però comunque se si vogliono fare delle figurazioni ritmiche un po' più strane, tenerlo aiuta a sviluppare l'indipendenza, come dicevo. Questo può essere appunto un esercizio dove sviluppiamo quel lato, quello ritmico. Invece poi la cosa importante è cominciare a pensare a cantare. Pensate a parlare. Il fatto che le note debbano essere giuste, se lo sono tanto meglio, che allenate anche la voce e l'orecchio, però a volte è la frase a comandare voi a comandare la frase, ma comunque questa unione di intenti vi può portare ad arricchire lentamente il discorso che state facendo, e magari anche a utilizzare dei ganci che vi vengono spontanei e sono ganci che si agganciano anche alla vostra di creatività. Nel senso, questi movimenti ritmici sono delle possibilità che nel momento in cui le incontrate, perché vi vengono, le potete sviluppare durante questo tipo di esercizio di improvvisazione. Questo è un esercizio di improvvisazione, nel senso che stiamo cercando di creare sul momento qualcosa su un pedale che è di si bemolle, con la scala maggiore di si bemolle, la cosa più semplice del mondo, ma cercare delle soluzioni ritmiche e melodiche che accompagnino il nostro, per sviluppare il nostro linguaggio, sviluppare il nostro modo di parlare con la musica, di dire delle cose con la musica. Questa cosa può essere sviluppata anche in un contesto che sia invece torno all'altro groove, giusto per fare un po' di...
tonalità. Ci sono delle possibilità chiaramente che sono interessanti proprio perché suoniamo il pianoforte. Nel senso, adesso mi soffermo un attimo su questo aspetto. Due cose: perché non ho suonato in do fin dall'inizio? Perché tutti i video li fanno in do, e secondariamente perché il do è una tonalità dove io fin da ragazzo non suonavo mai, perché o suonavo coi fiati e quindi si suonava in si bemolle, in mi bemolle e in la bemolle. Se suonavo con i chitarristi suonavamo in mi, in la e in sol, e io in do non ci suonavo mai. Quindi alla fine è anche secondo me una tonalità che nasconde, tra virgolette, anche dei, come si può dire, delle trappole, perché essendo così tutti i tasti bianchi, così qualsiasi cosa fai funziona più o meno, la porti invece nell'altro caso bisogna già cominciare fin dall'inizio a fare attenzione a delle cose. Secondo me può essere utile, diciamo così, a livello di crescita anche proprio tecnica, può essere interessante. L'altro aspetto invece è quello del cambiare tonalità sul pianoforte. Un chitarrista molto spesso può incappare in quelli che sono lick e cose del genere, perché spostando la mano per cambiare tonalità fondamentalmente può ritrovare la stessa sonorità e la stessa frase e con lo stesso movimento. Questo può essere da certi punti di vista molto utile, ma da altri punti di vista è una trappola. Cioè, come tu suoni in do diesis, non suonerai mai in do, non so come dire, sono due cose diverse, ti vengono altre cose, quindi rinnova questa cosa, dà degli stimoli, perché poi quelle cose voi le potete trasportare anche in altre cose che fate e avere un vostro linguaggio all'interno di quella tonalità. Ecco, ora io chiaramente tutti questi discorsi che sto facendo, molti di voi magari mi prenderanno per pazzo, perché sto suonando su delle scale maggiori e sembra una cosa così semplice, nello stesso tempo così un po' folle, no? Dare tutta questa importanza a queste cose. Però per il discorso dell'altro video è da qua che si parte, è da qua che sono partito da ragazzo. Questi esercizi chiaramente quando li fate, un consiglio che vi do, registratevi sempre, registrate e riascoltate come va il timing, come vanno le idee, quali idee vi piacciono, sviluppatele. Tutte queste cose sono fondamentali. Quando vi registrate, un altro consiglio che vi do, e questo è un consiglio che va al di là di questo particolare video, l'effetto che vi farà subito dopo e l'effetto che vi farà dopo una settimana sono completamente diversi. All'inizio sarete intransigenti, dopo una settimana vi riascolterete e direte beh, ma non era così male. Quindi magari state nel mezzo, perché se volete essere cattivi con voi stessi riascoltatevi subito, se volete essere un po' più indulgenti ascoltatevi dopo qualche giorno, perché cambia la percezione. Almeno questo è quello che capita a me, ripeto. Quindi insomma in si bemolle abbiamo tante cose a disposizione. Se non avete dei groove su cui giocare, che vabbè ormai si trovano dappertutto, esiste sempre, e comunque l'amico metronomo che fa il suo anche lui, potete suonare una cosa intelligente per imparare un po' lo swing e suonare in levare. Il metronomo vi può aiutare. Poi si può anche suonare liberi. Sono importantissime tutte e due le cose. Quando si studia e quando si suona, in entrambi i casi sono importantissime tutte e due le cose, ma le vedremo poi a parte. Questa cosa, secondo me, farla sotto un tempo è importante, perché aiuta moltissimo. Sviluppare un proprio tempo è una cosa a parte che vedremo poi, e far sentire agli altri il tempo mentre si suona è un'altra cosa ancora. Però comunque questi esercizi ce li avete: cambiare tonalità sulla scala maggiore oppure rimanere fermi, sono cose diverse anche queste. Cambiando avete delle novità che arrivano, ma dovete affrontare ogni volta qualcosa di nuovo. Nell'altro caso, quando si sta fermi su una tonalità, che vi consiglio di non usare do maggiore, ma di provare ad usare delle tonalità differenti, quando state fermi per tanto tempo su una tonalità, il viaggio cambia, perché diventa un altro tipo di viaggio, un viaggio dove voi siete costretti a trovare delle novità, perché quando vi riascolterete vedrete che magari fate la stessa cosa, il discorso non parte, non si arriva, e invece quando vedete un discorso che si apre, fa un suo corso, arriva alla fine e ci siete stati dentro senza fare le pulci a tutto, senza diventare matti, è più importante che si capisca che è iniziato un discorso ed è finito. Questo è quello che è la prima puntata di quello che vorrei fare insieme a voi, uno sviluppo di questa cosa
passo dopo passo. Se vi piace, se non vi piace, fatemi sapere, datemi un feedback anche su questa cosa, su questo tipo di modalità, se vi interessa, cosa possiamo fare per migliorare o meno insieme. E poi iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio, cliccate sulla campanella e tutto il resto, nel senso, se vi interessa, in questo modo potete essere aggiornati sempre su quello che sto facendo. Ripeto, spero che vi piaccia questa modalità così, insomma, di approfondimento, di improvvisazione e tutto il resto. Poi affronteremo anche la parte armonica e tutto il resto, e anche quella strumentale, perché poi queste cose si possono applicare con altri strumenti, ma sono differenti, cambiano la pronuncia, l'approccio, tutte queste cose dell'Hammond, di tutte queste cose qua, per quello che si può, cioè nel senso che non suono tutto e so tutto, quello che so ve lo dico, insomma. Quindi vi ringrazio tanto e ci vediamo presto. Ciao ciao ragazzi.